Buongiorno a tutti, oggi sono lieta di presentarvi una delle più grandi ricette della tradizione natalizia, la ricetta del pandoro. Questo pandoro ha due impasti che vi presenterò nella maniera più semplice e più anche dettagliata possibile per quanto riguarda tutti i passaggi. Ve lo propongo con il lievito madre solido, che è il miglior metodo secondo me, però potete utilizzare naturalmente anche il lievito madre liquido. E anche potete provare, visto che me l'avete chiesto in tanti, anche con il lievito di birra, però ecco il risultato ovviamente non posso dirvi che sia lo stesso. Potete fare comunque il lievitino dello stesso peso secondo le indicazioni che vi metto qua in descrizione. Mi raccomando, seguite il video in tutti i suoi dettagli. Naturalmente vi chiedo di ascoltare attentamente tutto quello che vi indico, anche mentre impasto vi darò delle informazioni molto importanti, non perdetevele, non scorrete avanti o indietro, ma mi raccomando ascoltate quello che vi dico perché è veramente molto importante per la lievitazione e la fermentazione del vostro impasto. Quindi sigla e video! Ingredienti per il primo impasto: 300 g di farina tecnica adatta a grani lievitati, 110 g di zucchero, 250 g di uova intere, 200 per l'autolisi e 50 per la chiusura del primo impasto, 120 g di burro freddo da frigo tagliato veramente a cubetti piccolissimo, 100 g di lievito madre solido o in alternativa guardate in descrizione per licoli oppure il lievitino con lievito di birra. Partiamo con tutta la farina e 200 g di uova, mescoliamo con la foglia fino a ottenere un composto simile a questo sarebbe la nostra autolisi, che naturalmente, visto che non c'è acqua, sfruttiamo il liquido delle uova e la lasciamo per un'oretta nel frigo, però mi raccomando con la pellicola facciamo una bella pallina compatta, una mezz'oretta, tre quarti d'ora, anche una bella oretta in frigorifero per partire da basse temperature. Anche la ciotola, mi raccomando, adesso dopo mezz'ora tiriamo fuori il tutto, spezzettiamo la nostra autolisi. Naturalmente abbiamo messo anche la ciotola in frigorifero in modo di partire proprio da temperature molto fresche. Mettiamo il nostro lievito madre a pezzettini anche quello e partiamo con la prima e seconda velocità, non velocità elevate, e aggiungiamo alternando lo zucchero e le rimanenti uova, un po' di zucchero, un po' di uova, poi di uova ce ne restano 50 grammi, quindi poi potete aumentare la velocità a questo punto per cercare un po' di incordare l'impasto prima di aggiungere il burro. Naturalmente ci vorranno magari 5 minuti o poco più, ma non preoccupatevi perché abbiamo temperature veramente fresche, saremo sui 18 gradi, quindi adesso cominciamo a inserire il burro. Mi raccomando, fresco di frigorifero per mantenere le basse temperature, ma veramente pezzi piccolissimi, perché così comunque si scioglie prima e ha una bassa temperatura questi pezzi. Quindi pian piano potete anche fermare, metterne un pochettino e poi far ripartire come volete. Adesso non sto andando a velocità elevate, però poi lo porto siamo sui 21 gradi comunque, 21 gradi, quindi siamo perfetti. Possiamo anche poi alzare benissimo la velocità come sto facendo io in questo momento, e fate almeno 5 minuti a velocità così elevata. Non preoccupatevi perché se avete 20 gradi potete riuscire a fare qualche minuto così tranquillamente per avere questo risultato. E poi abbiamo ben incordato il nostro primo impasto tranquillamente. Ci vuole un pochino di pazienza in più naturalmente con il pandoro per farlo incordare molto di più rispetto al panettone,
Però noi ci regoliamo con le basse temperature, gli facciamo fare magari un gelettino, almeno io lo faccio fare, con il gancio. Adesso questo primo impasto lo mettiamo in una ciotola, segniamo il livello e lo facciamo triplicare. Vi consiglio 21 gradi ma anche temperatura ambiente se non avete la cella. Ingredienti per il secondo impasto. Primo impasto triplicato. 70 g di farina tecnica per panettoni, 5 g di malto diastasico, 65 g di tuorlo d'uovo, 40 g di zucchero, 30 g di panna, 3 g di sale e formare l'aroma con 50 g di zucchero, 25 g di burro di cacao finemente tritato micronizzato, 110 g di burro morbido, una secca di vaniglia, quindi le bacche, e 20 g di pasta d'arancia, oppure la buccia di 2 arance e 13 g di miele da caccia. Una volta triplicato il primo impasto, quindi dopo circa 12 ore, lo sgonfiate completamente così o lo lasciate in frigorifero per circa un'ora, così partiamo da una temperatura bella fresca. Adesso naturalmente il primo impasto lo mixiamo con la farina tecnica più il malto diastasico. Ho preparato il gancio e farò tutto il secondo impasto con il gancio. Cominciamo con velocità molto basse, cominciamo al minimo e la facciamo andare un minutino o due, un paio di minuti al massimo, tempo proprio di assorbire la farina che abbiamo inserito. Piano piano, quando la farina è ben inserita, iniziamo a inserire anche i tuorli d'uovo a filo. Molto piano, li alterniamo allo zucchero, ci aiutiamo mixando un pochettino entrambe le cose. Quando mettiamo un pochettino di tuorlo d'uovo mettiamo anche un po' di zucchero, in questa maniera. Ancora un pochino di zucchero bianco semolato normale, e abbiamo finito i tuorli e anche lo zucchero. Basta, sono proprio finiti, quindi non ci resta che mettere il resto degli ingredienti. Alziamo un attimino la velocità, di poco comunque, stiamo diciamo sulla seconda velocità, prima eravamo proprio al minimo. Adesso, quando è tutto ben inglobato, inseriamo la nostra panna, i nostri 30 g di panna. Piano piano. Potete anche fermare e far ricominciare, ma così comunque va bene. Lasciate una velocità minima, inserite la panna che comunque è poca e poi riprendete. Mettiamo la panna e subito dopo mettiamo il sale, così la nostra panna ci aiuterà un pochino anche a sciogliere il sale che mettiamo adesso, che naturalmente non è l'ultimo ingrediente, perché l'ultimo ingrediente sarà il nostro mix aromatico che abbiamo fatto. Mi ricordo bene, dovete mixare molto bene. Adesso sto alzando un attimo la velocità, però adesso devo rallentare perché sto inglobando anche il nostro mix aromatico, che è fatto con burro di cacao. Lo dovete tritare molto finemente e poi ci inglobate comunque sempre nel mix, oppure comunque con un cucchiaino. Io ho fatto tutto con un piccolo mix che comunque mi aiuta molto, diciamo, con le salse eccetera, a tritare poi il resto degli ingredienti che vi ho citato prima. Adesso alziamo la velocità, poi quando avete inserito tutto il vostro aroma alziamo la velocità perché
Adesso dovrete fare, quando inserite poi tutto quanto, adesso inserisco l'ultimo colpetto di aroma, siamo comunque sui 18 gradi ragazzi, comunque una buonissima temperatura, per cui ci concentriamo in questo momento a incordare al massimo l'impasto, per cui alziamo la velocità il più possibile, diciamo, per questi ultimi 10 minutini. Dovrete un attimo tenere duro e controllare che si incordi, comunque ci vuole comunque un attimo, sicuramente ci vogliono una decina di minuti con la planetaria, magari con l'impastatrice sarà tutta un'altra cosa, però comunque un attimo di pazienza ci vuole, ma davvero è abbastanza impegnativo con l'impastatrice. 23 con la planetaria, scusate, 23 gradi e stiamo finendo di incordare. Sono passati quasi 10 minuti, forse anche un pochino meno, 7-8 minuti, e abbiamo incordato il nostro secondo impasto. Voilà, guardate che bello, lo poniamo qua nel nostro contenitore per un paio di orette, mettetelo pure 23 gradi se volete, oppure lo lasciate a temperatura ambiente. Ok, poi facciamo un paio di pieghette proprio per rinforzare la massa in questa maniera e lo lasciamo poi sul nostro banco all'aria in questa maniera. Mettete tutto assieme pirlando un pochettino e lasciamo per circa 40 minuti tutto questo composto a riposo qua all'aria, mi raccomando, senza coprire. Fornitevi di uno stampo come questi sono degli stampi che potete trovare in descrizione su Amazon, naturalmente in alluminio anodizzato, per cui vi durano nel tempo, e mi raccomando, sono anche di marca, ecco, mi raccomando, ecco, dopo 40 minuti pirlate, ma vi stavo dicendo dovete ungere molto bene con burro la superficie interna, tutta la superficie interna, perché comunque poi nel forno non si attacchi. Adesso procediamo con la prima pirlatura in questa maniera. Prima pirlatura, tiro verso il braccio, mi raccomando, come per il panettone cerchiamo di non muovere tutta la massa, ma soltanto la parte sotto, e vado a mettere il nostro panetto all'interno dello stampo, però con la chiusura sopra in questa maniera. Lasciamo lievitare fino a 2 cm dal bordo, potete mettere sui 23-24 gradi in cella oppure temperatura ambiente. Naturalmente temperatura ambiente ci metterà un attimo in più, vi sconsiglio alte temperature. Quando il vostro pandoro è pronto per essere infornato, prendete uno stecco lungo e forate in questa maniera, perché così evitiamo che si formino grandi bolle, troppi alveoli giganti magari all'interno, che naturalmente rovinano la strittura poi. Ecco, a questo punto inforniamo a 150 gradi, la cottura durerà circa un'ora. Dopo 45 minuti vi consiglio di inserire la sonda, naturalmente, come questa, che ha anche la sveglietta, ve la lascio in descrizione, e quando arriva a 94 gradi il cuore, e la sveglietta vi avviserà, lo sfornate e lo lasciate a riposo per un'ora. Dopo un'oretta e mezza potete praticamente togliere dallo stampo e voilà il vostro pandoro, e lo lasciate nuovamente a riposo. Dopo circa 9 ore possiamo anche imbustare il nostro pandoro, naturalmente, anche perché andrebbe consumato dopo 48 ore. Fornitevi di uno spray come questo, uno spruzzino, e alcol etilico all'interno, perché questo per evitare naturalmente le muffe. Quindi apriamo bene questi sacchetti, che potete trovare anche questi nella descrizione, sacchetti per alimenti adatti al confezionamento dei grandi lievitati da chilo, perché questo è un pandoro da chilo, e naturalmente lo inseriamo subito. Abbiamo spruzzato sotto e diamo una spruzzatina anche sopra prima
di chiudere, prima di confezionare, e chiudere molto bene con il nostro laccetto, così lo lasciamo per 48 ore prima di consumarlo. Dopo 48 ore siamo pronti finalmente per rivestire il nostro pandoro con zucchero a velo vanigliato. Vi consiglio lo zucchero a velo vanigliato, ovviamente e rigorosamente. Veramente sono già incantata e innamorata di questo nuovo grande lievitato. Veramente sembra una montagna nevata, davvero. Mettete un bel like se anche a voi piace, naturalmente. E adesso è il momento che io preferisco, il momento del taglio. Adesso vi mostro, questa fettina ve la mostro. Ecco qua, mamma mia che buono ragazzi, è buonissimo, io sono già innamorata di questo grande lievitato. Io spero tanto che vi sia piaciuta questa ricetta, che vi sarà utile nelle prossime feste e naturalmente vi invito come sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, naturalmente per ricevere le notifiche delle prossime ricette o dei prossimi video consigli che vi darò. Nelle annotazioni poi in descrizione vi lascio poi i link di tutti gli articoli che potete trovare naturalmente utili a questa ricetta e vi auguro una buona giornata, una buona serata, una buona mattinata e alla prossima!